know she's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. I'm so in love with her. I'm falling, try again. Get up and try again. Ciao a tutti amici, Ben ritrovati, ciao tichettiani! continua la nostra esplorazione della capitale della Romania. Siamo a Bucarest, ve lo ricordate? Nel video precedente troverete la prima parte del nostro tour e oggi continuiamo l'esplorazione di questa meravigliosa capitale. Siamo nel cortile interno della cattedrale ortodossa di Bucarest. È la cattedrale dei santi Costantino ed Elena del XVII secolo. È famosa perché è la sede del patriarca di tutta la Romania. Qui alle mie spalle si trova appunto il Palazzo del Patriarcato. Tutto questo complesso è stato costruito sull'area dell'ex monastero che era stato voluto dal principe della Valacchia Costantino I Serban. Stiamo costeggiando nuovamente Piazza Uniri. Ora attraversiamo questo ponte sul fiume Dambovizza, se si pronuncia in questa maniera, Dambovizza? e raggiungiamo il pieno centro storico della città, il nucleo centrale. Che bello! Possiamo ora dire di essere veramente nella vecchia Bucarest, nel cuore del centro storico che si chiama Lipscani. di Pscani. Ma questa chiesa dietro di noi ne è una degna rappresentazione, perché è, pensate, la chiesa più vecchia di tutta la città. Sì, è del 1559, affrescata come sempre, ma anche molto più tetra di quelle Molto delle cupa, altre, più molto cupa. cupa. Sì, la cattedrale era molto più luminosa. Ora ci perdiamo per le vie del centro, ricche di ristorantini, ma noi abbiamo già mangiato. E meno male. Anche se i profumi che vengono da queste vetrine, da questi ristoranti sono molto invitanti. È tutto senti, wow, mamma mia, annusa, tutto così da quando siamo entrati. Ma poi hanno i tubi dei forni che scaricano i vapori in mezzo alla strada. Scaricano. come un richiamo, come fai? Certo, c'è scritto Fede, dico, il fumo, esce la nuvoletta, hanno scritto Fede, vieni. Vedete, c'è tutta la gente a tavola che mangia, che sorseggia un aperitivo, perché qui gli orari non si capisce mai che ora sia. Guarda che panini che passano. Che panini, ma io vedo qui tavole imbandite.
Qui abbiamo la Banca Nazionale della Romania, tutta circondata da un cancello con le punte dorate, quindi ce l'avranno un po' di soldi dentro questa banca, tutta d'oro. Spesi tutti. Siamo letteralmente circondati da palazzi storici, ma non solo, anche palazzi un pochino più moderni che poco ci azzeccano. Infatti il contrasto è forte. Dietro l'edificio in vetro, con a fianco il Palazzo Czech, che è un edificio storico bancario Del con Novecento. con la cupola in vetro. Il contrasto è veramente accecante. E qui in questo momento di fronte a noi troviamo il Museo di Storia Nazionale della Romania, con un colonnato bellissimo. Sono anche le TikToker locali. Noi siamo YouTubers, ma ci sono anche i TikTokers. Sì, è vero. Siamo entrati in galleria, ragazzi. Anche qui piena di locali e c'è un bel calduccio, vero? Io rimango qua. Ti avevo perso in galleria. Eccomi. Tutti che mi invitano a bere, ma che bere? Al limite a mangiare. Certo. Passiamo alle cose serie. Allora, è una galleria ottocentesca. Dell'800, sì. Bella, con la cupola in vetro, è un vicoletto molto stretto, sembra di entrare in un locale, ma perché in realtà i locali di ambedue le zone diciamo hanno apparecchiato con tutti i tavolini con le stufe quelle da esterno e quindi sembra di stare dentro una stanza chiusa con il calore. È bellissimo, è caldissimo, si sta benissimo e ti invitano appunto a bere, a mangiare, però è molto suggestivo perché di fatto poi siamo comunque dentro una galleria. Siamo arrivati di fronte al monastero di Stavropoleus. Una chiesa del 1700 che è ben conservata, piccolina, graziosa. In stile Branco-Veneux e rimane veramente ovattata, oserei dire, da tutti questi palazzoni. Perché alla fine non riuscivamo a trovarla. Ci sono questi edifici che per lo più sono banche, il Banco della Romania, la Banca Nazionale della Romania. E nel mezzo si trova questo fiore all'occhiello perché è molto particolare, tutta dipinta. Ora vediamo se riusciamo a entrare, ma c'è sempre un sacco di gente. Vediamo anche la sua luminosità perché spesso dentro sono buie queste chiese, non sappiamo se riusciamo Accendete la luce ad inquadrarvele. Accanto alla chiesa poi abbiamo questo splendido chiostro che va a completare tutto lo splendore di questo complesso monastico.
Qualcuno diceva che finché c'è luce c'è speranza, e finché c'è luce noi giriamo come frustoni per la città, e poi alla fine della giornata vi diremo anche quanti chilometri. Questo palazzo accanto, tanto per cambiare, Banca Commerciale Romagna. Le banche così, fitte e super palazzoni giganti sono tutte banche. Passiamo vicino alla chiesa ortodossa di San Nicola, ci perdiamo per queste vie e cerchiamo di raggiungere la prossima piazza, Come sbrilluccicantosa. sì, che dovrebbe essere abbastanza importante. La giornata sta quasi volgendo al termine, stiamo Per la passando luce, più in che altro. Piazza della Rivoluzione, che ricorda la data del 1989, quando ci fu appunto la rivoluzione del popolo rumeno. L'obelisco che vedete alle nostre spalle, questa stele diciamo di marmo con quella corona di metallo infilzata, sta appunto a ricordare le vittime di quel periodo. In questa piazza, ragazzi, ci sono veramente tanti segni tangibili della follia, e torno a usare questa parola, che ha contraddistinto il periodo di dittatura di Ceausescu. La data importante da ricordare è il 21 dicembre del 1989, quando il dittatore si affacciò dalla sede del Partito Comunista, dalla terrazza, e pronunciò il suo ultimo discorso. La folla ovviamente era inferocita, era arrabbiata perché era stata ridotta in miseria sotto pressione per anni appunto di questa dittatura. Però diciamo coloro i quali spalleggiavano Ceausescu iniziarono a sparare sulla folla. Questa enorme colonna di marmo alle mie spalle, che trapassa questo groviglio di filo spinato, simboleggia proprio quel momento di rivoluzione. Da qui il nome della piazza. Da quel groviglio di filo spinato scendono delle gocce di sangue che sono state il frutto di un atto vandalico, che non sono mai state rimosse a memoria di quell'evento. E questo bellissimo palazzo alle nostre spalle è l'Ateneo Romeno, una grandissima sala concerti in stile neoclassico, contraddistinto da questo bellissimo colonnato. Due fermate. Sta scendendo la notte, ragazzi, ora aspettiamo l'autobus dopo aver preso la metropolitana. Dovremo fare un cambio di mezzo, quindi 2 autobus che ci porteranno dritti dritti dal nostro Charlie. Non ne possiamo più, ci fanno male le anche, i polpacci, di tutto. Le gambe fumano. Abbiamo già fatto diversi chilometri, ma dopo vi sveleremo quanti. Intanto provate a scrivere e a indovinare. Non lo sappiamo nemmeno noi, perché non ci abbiamo guardato. Cioè guardavo di nascosto. Una sbirciatina Aia, un po' di aia. tempo fa, però, quindi sono ambientati. Aia, io non so nulla, però quando inizio a sentire dolori è finita. Allora, siamo arrivati a casa, apriamo la porta. Tacchete! Si apre il cancello. Sì, sì, Salve. un po' buio, Bentornati. Grazie, grazie. Siamo arrivati a casa. È andata? Sì, dovrei aver capito che il programma stia da un'ora. È un po' un punto interrogativo, però. Ma domani dobbiamo dire questo punto.
Ta-da! 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 Siamo a tavola! Oggi ce la meritiamo perché abbiamo camminato tantissimo. Lo sai quanti chilometri abbiamo fatto? No, mi sono seduta, non svengo, vai. Abbiamo fatto ben 14 chilometri. 14 chilometri a piedi. Sì. Meno male abbiamo usato i mezzi pubblici, perché sennò potevano essere molti di più. Infatti sono devastata. Mangiamo velocemente, polpettine, insalata, molto velocemente, poi doccia, perché abbiamo già acceso il boiler, e poi andando. orizzontali. Ci sarà anche da andare a spostare i panni dalla lavatrice alla asciugatrice, perché Sì. in quest'area camper dove siamo abbiamo anche delle Sono lavatrici. organizzati. Sì. Hanno la lavatrice e l'asciugatrice senza gettoni, cioè senza monete, quindi sono libere, e quindi noi abbiamo approfittato. L'abbiamo fatta una ieri sera quando siamo arrivati di lavatrice, poi abbiamo asciugato i panni, e una l'abbiamo messa ora appena arrivati, quindi poi passiamo i panni nell'asciugatrice, così domani abbiamo tutto lavato e pulito. Siamo soli, abbiamo il monopolio della zona, addirittura ci hanno dato un'app per aprire il cancello, quindi noi possiamo entrare e uscire a nostro piacimento. Ricordiamo ai nostri amici come si chiama la zona. Siamo fuori Bucarest, non è proprio vicino alla città, sono un po' di chilometri, però è collegata benissimo perché qui c'è una piccola stradina che si fa a piedi, poi si arriva sulla strada principale, c'è proprio la fermata dell'autobus, quindi si prende l'autobus fino a un certo punto e fa il capolinea, e poi da lì c'è la metropolitana che vi porta completamente in centro e potete girarla tranquillamente. Vi scriviamo qui in sovrimpressione il nome del posto dove siamo venuti noi, così qualora voleste venire a Bucarest saprete dove andare. Poi c'è anche sull'app, la trovate su Park4Night, se cercate Bucarest c'è questo posto, quindi la trovate facilmente. Esatto. Poi domani faremo i soliti carichi e scarichi, visto che siamo qui ne approfittiamo, ma ora mangiamo perché si fredda. Esatto, mangiamo e poi ci rivediamo prestissimo. Un bacione. A domani. Buongiorno! Buongiorno ragazzi! Amici tichettiani, ciao! Oggi è domenica e quindi buona domenica! Buona domenica! Siamo proprio pronti al minuto, ci vedete già cinturati, per lasciare questa area sosta. Direte voi, ma qual è? Infatti ci siamo resi conto che non ve l'abbiamo detto. Anche se dalle immagini qualcosa avete visto. Avete visto, siamo in periferia della città di Bucarest, vicino a un aeroporto secondario che si chiama Otopeni, proprio non vicino, attaccati. Attaccato, infatti quando partivano gli aerei vibrava tutto. Però non sono fastidiosi la notte, questo insomma lo mettiamo come punto a favore. È un hub, diciamo, chiamiamolo così, infatti viene chiamato camper hub perché fa da rimessaggio, hanno una zona al coperto, hanno dei servizi per i camperisti di passaggio e fanno anche noleggio camper, quindi insomma è valido, si chiama, aiutami? Joy to Wander.
Joy Chu, come scritto a 2 Wonder. Ho visto che hanno sia i social, Facebook, Instagram, però noi l'abbiamo trovato dal solito Park Fortnite, mitico, santo Park Fortnite, e ci sono tutte le istruzioni. L'unica cosa un pochino più di sbattimento, se uno non è poco smart, diciamo, c'è da scaricare un'app, poi il titolare, che non è presente qui ma è da lontano, ti contatta. Noi abbiamo fatto tramite WhatsApp, Disponibilissimi. molto gentili, ti dà un codice, praticamente abbinando il codice noi possiamo aprire e chiudere il cancello a piacimento, quindi entrate di fatto e uscite quando volete. Ripeto, non ci sono persone, se non persone, diciamo, personale che viene a fare i servizi qui. È molto pratico perché oltre al carico acqua, scarico grigie, scarica toilette, eccetera eccetera, c'è anche la lavatrice. Quindi abbiamo fatto 2 lavatrici e anche con l'asciugatrice l'abbiamo asciugati. E anche l'asciugatrice che per i viaggiatori non sono mai da sottovalutare, perché non è semplice trovarli. Le lavanderie a gettoni in alcuni paesi, quelle insomma self, non si trovano. E mentre qui abbiamo fatto 2 lavatrici e 2 mega asciugate, quindi praticamente siamo nuovi, lavati, puliti. Noi ci siamo fatti la doccia ieri, i panni li abbiamo lavati, manca solo da lavare Charlie che è in condizioni pessime. Diciamo che non c'entrava nella lavatrice, no. Charlie, perché altrimenti ci avremmo messo pure lui. Però ora, visto che i lavaggi qui in Romania ce ne sono tantissimi, lo troveremo uno. Quindi stiamo ripartendo alla volta di una nuova super tappa. Ciao Bucarest, grazie per averci ospitati e gran bella città. Oggi mega trasferimento, abbiamo fatto un bel tratto di autostrada e tra pochi minuti passeremo nuovamente sul Danubio. Yeah. Ma non una volta sola, ci passeremo ben 2 volte, ma non perché torniamo indietro, no, ma perché il Danubio si divide in 2 rami e quindi ci saranno ben 2 ponti e quindi 2 passaggi sul Danubio. E Fede è gasato, non vede l'ora, perché lui quando ci sono i ponti non capisce più niente. È gasato, con i ponti gli piacciono tanto, non so se l'avete capito, per chi ci segue da tanto ormai lo sa. Tra l'altro l'autostrada è compresa nella vignetta che vi abbiamo spiegato, serve per tutte le strade, diciamo, ad alta percorrenza, autostrade e superstrade. Ma uno di questi ponti è a pagamento con il pedaggio e bisogna fare tramite app online, si può collegare la targa al sistema e così si paga una cifra che è intorno ai 2-3 euro, mi pare. Sì. Ora non mi ricordo precisamente, altrimenti si può mandare un SMS, ci sono tutti i cartelloni informativi lungo il percorso autostradale. Aggiornamento: abbiamo letto che si può pagare anche cash, cioè contanti, della corsia più a destra, mentre le altre 2 dovrebbero riconoscerci la targa perché è già stata pagata online. Dico dovrebbe perché sai, non si sa mai. Ora ci legge la targa in teoria. Sì, una sorta di telepass, insomma. Per le auto 13 lari, quindi è il tariffa. Non ha fatto né semaforo rosso verde, non ha fiatato, però c'era la telecamera, quindi. Questo è il nostro. I signori qua sono quelli con il treno, che poi non c'è ora il treno. Piaciuto? Bellissimo. come un bimbo. Poi abbiamo la collezione di ponti sul Danubio. Quindi la conformità del Danubio in questo punto è davvero particolare, perché a monte si dirama in 2 appunto ramificazioni e crea una specie di grande isola
nel mezzo. Il primo ponte l'abbiamo passato, quindi ora stiamo proprio transitando su quella specie di atollo, diciamo così. Fra poco troveremo il secondo ponte per passare poi sulla terraferma. Sì, è terraferma tutta, però Sì, se ci sì. pensate è circondata dal Danubio. Sì, e quindi è una sorta di atollo, di piccola isola in mezzo al Danubio, che poi a vederla così a misura d'occhio non è tanto piccola. No, anche perché siamo a 75 km dal Mar Nero. E vai! E quindi qui super spoiler di dove andiamo. Svelato dove andiamo. Andiamo di nuovo sul Mar Nero. Di nuovo perché, lo spieghiamo per chi ci seguisse da pochissimo, noi l'anno scorso siamo stati tanto tempo in Turchia, Georgia, Armenia, quindi diciamo l'affaccio sul Mar Nero l'abbiamo visto da quei paesi e adesso lo vediamo dalla Romania. Quindi più attenti, i più studiosi di geografia sapranno bene dove staremo andando. Ed ecco il ponte numero 2, rincontriamo il mitico Danubio. Questo è più vecchio. Sì. E qui il signor Danubio è bello larghetto. Abbiamo salutato il Danubio perché per un po' non lo rincontreremo. Perché, per chi non lo sapesse, il Danubio si getta proprio dal lato della Romania nel Mar Nero, creando una foce notevole, molto bella, molto larga, e è un'oasi naturalistica protetta. Rimane, diciamo, a nord della Romania, al confine con l'Ucraina. Quindi se non rincontriamo il Danubio vuol dire che scendiamo verso sud. Altro spoiler, secondo spoiler. Basta. 2 spoiler in un video. Basta, perché sennò Federico mi scende. Ragazzi, siamo appena entrati in questo paesino, che tanto paesino non è, che si chiama Ovidiu, che si affaccia direttamente sulla laguna, la quale laguna, tramite una striscia, si affaccia direttamente sul Mar Nero. Poi vi faremo capire meglio, perché così sembra complesso, ma non lo è. Guardate cosa abbiamo incontrato dopo tanto tempo. C'è un minareto tutto bianco che svetta, illuminato dal solicino, e quella sotto è la prima moschea, infatti c'è scritto Kami, dopo tantissimo tempo, cioè dall'anno scorso. Ah no, mi correggo, non è dall'anno scorso, ma le abbiamo trovate in Bosnia e Erzegovina, che la Bosnia ha una buona percentuale di religione musulmana. Abbiamo trovato un parcheggio sempre sull'applicazione che usiamo e vogliamo raggiungerlo, e il parcheggio è esattamente a metà della strisciolina del lembo di terra che praticamente chiude, diciamo così, la laguna. Vediamo se è fattibile, se c'è posto. Anche perché è pieno di grattacieli. Io mi immaginavo, cioè non è che mi immaginavo di trovare il deserto, l'oasi, però una cosa un pochino più a misura d'uomo. Invece così su 2 piedi mi sembra di vedere Bello affollato. la Miami della situazione. È bello affollato, ma ci stavamo ragionando, probabilmente la costa, diciamo, rumena che si affaccia sul Mar Nero non è vastissima, perché sopra c'è il delta del Danubio, poi sopra ancora c'è l'Ucraina, sotto ovviamente dopo Costanza c'è il confine con la Bulgaria, quindi il tratto di costa balneabile non è lunghissimo e sembra bello urbanizzato. Siamo ufficialmente saliti sulla strisciolina di terra, quindi alla nostra destra c'è il Mar Nero, stiamo andando verso nord, e alla nostra sinistra la laguna. Dopo tanto viaggiare ci
siamo fermati, abbiamo trovato un parcheggio finalmente. È tardi, ho fame. È tardissimo, noi abbiamo una fame allucinante, quindi ora ci prepariamo un buon pranzetto, chiudiamo il video qui perché siamo veramente stanchi e affamati. Avete capito che siamo affamati? Sì. Se chiudo il video così velocemente è perché la fame è tanta. E quindi continuate a seguirci. Un bacione, un abbraccione. Ci vediamo da col parte prossimo nostra. video. Un abbraccione a tutti i nostri sostenitori, grazie di essere sempre con noi e alla prossima ragazzi. Mica penserete di saltare, vero? No. Ciao, a presto. Ciao mettete amici. like, mettete like. Like.